Il mio commento tecnico davanti a questo piatto può essere solo questo: frittatone di cipolle per la quale andava matto, familiare di peroni ghiacciata che in questo caso manca, tifo indiavolato e rutto libero. Potrei non aggiungere altro. 8:54 del mattino, siamo in pole position perché andiamo a vedere come si fa una gigante tortiglia e poi ce la mangiamo. Per intenderci, il posto è questo qua. È talmente presto che non solo non ci sono ancora clienti, ma non ci sono neanche i dipendenti, proprio tutto chiuso, serrato. Noi poco stalker in queste cose. La vedete questa? Ora vi facciamo vedere come si fa. Ya tenemos el aceite caliente, Okay. Ahora vamos a echar la cebolla, ¿vale? La patata echamos en 3 tandas, porque no baje mucho la temperatura. Y al final del todo echamos el pimiento verde. Qui ragazzi siamo a scuola: patata, cipolla e pimiento. Ahora sacamos la otra mitad, ¿vale? Para que se escurra bien el aceite, ¿vale? Esta tortilla hay que hacer, sacar la patata, escurrir y hacer la tortilla. No se puede dejar esta patata aparte ahí 1 hora y luego hacer la tortilla. Mariela está cascando huevos, 30, 32. Ok. Ragazzi, c'è un profumo di frittatone di cipolle alle 9 del mattino, non vedo l'ora di assaggiarlo. Mettiamo un po' di sale. Batimos un poco, no mucho, ¿eh? No sacar el agua al huevo, ¿vale? Y ahora vamos a mezclar la patata con el huevo. Luego hay que tener mucho cuidado cuando se hace esta patata, depende de qué tipo de patata, depende de qué tipo de tierra se ha cultivado. Okay. Ah, ok. A la hora de hacer estas cantidades varía mucho. Ok. Entonces tú a la hora de cocinar tienes que estar muy encima. Si está muy pastosa con mucha agua, Sí. recién sacada de la tierra, se hace una masa. Hay que tener mucho cuidado, no escoger a la pom y ya Ok. está. No, porque se puede ir todo al traste. E io già qui dentro ci affonderei la faccia, ragazzi. Ahora hacemos así, ¿vale? Quanti minutos? Voilà. Es que tiene que ir homogéneo. La cantidad de patata con el huevo, que se haga una homogeneidad, ¿sí? Cremosa, ¿vale? Que no haya mucho huevo, ¿vale? Se tiene mucho huevo saldría, ¿vale? La signora pensava fossimo preparati, ha chiesto a Franci se voleva girare la frittata, ma Franci non si fida. Qua facciamo un casino che è un attimo. Adesso ve ne abbiamo fatta vedere una, ma loro in pratica ne accavallano per poterne fare tutte quelle che gli servono, accavallano le varie preparazioni. Quindi mentre ce n'è una che è a metà preparazione, iniziano già la preparazione di quella successiva. Torniamo giù, anche perché su fa un po' caldino, E ce la mangiamo. e mo se la mangiamo. Capite bene che non c'è un'ora giusta per mangiare il frittatone di cipolle. È sempre l'ora giusta. La signora è super esperta, eh? La cosina a casa? No? La signora giustamente ci ha spiegato un attimino come mai è così buona e quindi la differenza tra la cipolla che è caramellizzata, la patata che viene cotta in 3 momenti diversi successivamente alla cipolla, il pimiento che va per ultimo, tutta una serie di cose. Porca miseria ragazzi, se è buona. Soprattutto leggera e poco calorica. Ma qui se ne frega. Cremosa dentro. La signora c'ha ragione, la cipolla è caramellizzata da paura. Ottimo bilanciamento tra uova, patate, pimiento e cipolle. Il mio commento tecnico davanti a questo piatto può essere solo questo: frittatone di cipolle per la quale andava matto, familiare di peroni ghiacciata che in questo caso manca, tifo indiavolato e rutto libero. Potrei non aggiungere altro. Minchia raga, che bomba. Buona buona. Avete le patate che secondo me fanno la differenza, perché per il modo per cui sono state cotte, fritte insieme alla cipolla, sono proprio golose. La cipolla è caramellizzata, ma è anche a tratti croccantina. E in generale è una golosità, perché una roba che frigge per 1 ora e mezza con 30 uova, cipolle, patate, cioè potrà mai essere cattiva secondo voi? E devo dire che anche il pimiento ci sta. Il classico modo di servirla è con un pezzetto di pane a fianco. Costo super approvato, una fetta di tortiglia gigante costa 2,90 €,
venite presto perché secondo me Dopo un po' finisce. finiscono. Dopo il frittatore di cipolle di Antonio Bar andiamo da un'altra istituzione qui a San Sebastian, andiamo da La Vigna a mangiare la torta basca. Ma mica solo a mangiarla, io voglio anche vedere come si fa. Se probabilmente avete visto questo video e volete venire a mangiare dalla vigna, farete come Giano e Franci, cioè arriverete in largo anticipo e quindi direte: ma che faccio nel frattempo? Nel frattempo vi sparate un episodio della vostra serie TV preferita. Ah, come dite, in Spagna non esiste nel catalogo? Ma non c'è problema, subentra in vostro aiuto NordVPN. Dite la verità, avevate già capito dove stavo andando a parare. Ormai mi conoscete come le vostre tasche. NordVPN è la rete virtuale privata che ti permette di navigare in totale sicurezza grazie al fatto che cripta i vostri dati. È semplice, facile, intuitiva e soprattutto non rallenta la vostra navigazione. Puoi scegliere da che server collegarti in qualsiasi parte del mondo. Quale sarà mai il link che vi permette di avere la migliore offerta possibile sul piano a 2 anni? Sarà forse nordvpn.com/cosa mangiamo oggi? Vi lasciamo in sovraimpressione e in descrizione il link di Giano e Franci alla migliore offerta disponibile sul piano 2 anni. Poi se volete vi veniamo anche a bussare a casa e vi facciamo l'offerta porta a porta. Non mi sembra una buona idea. Ci mettiamo troppo? Sì. E vi ricordiamo l'opzione soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. E quindi niente ragazzi, buona NordVPN a tutti. Così, per fare una chiusura che nessuno fa. Direi che è arrivato il momento di andare a mangiare. Sì. Non è vero perché sono ancora chiusi, però vabbè, facciamo finta. Allora, non ci fanno entrare in cucina perché preferiscono non far filmare all'interno della cucina, però adesso gli chiediamo di farcela vedere da vicino e di spiegarci bene la preparazione. Buenos días. Buenos días. Pues aquí tenéis la tarta de queso del restaurante La Viña. Es una tarta curiosa porque no tiene base y es solamente queso fresco y... Es como una cheesecake. Sí, Queso e huevos. queso y huevos, como sería un flan, pero con queso. Tiene 5 ingredientes y todos los ingredientes se mezclan todo y se mete al horno. Pues son nata, queso fresco, huevos, y harina y azúcar. El señor Santiago Rivera la empezó a hacer pruebas hace ¿En qué 26 años. 26 años, wow. Quantas tortas alla dia? Non conta troppe. È solamente da ieri che aspetto questo momento. Già a vederla è cremosissima, super appetitosa. Facciamo che l'assaggio. Sto male, è buonissima. Rispetto alla cheesecake classica, che credo tutti voi abbiate assaggiato, la ricorda un po', però questa non ha la parte di crosta, non c'è la frolla. All'interno è super morbida, scioglievole, a tratti quasi liquida, è più consistente sulla parte esterna. C'ha una bella bruciatura sulla superficie, è dolce, io ve la consiglio per colazione, è una bella fettazza, direi che è più che sufficiente, buonissima ragazzi. Tanta roba, Cosa gli vuoi dire? Non gli puoi dire niente. Allora, ora che è mattina presto, insomma sono le 10:30, 11, non c'è nessuno. Quando siamo venuti ieri all'una c'era il mondo universo. Vale la pena fare la coda. Se c'è la coda, fate la coda. Devi stare calma. Ci facciamo fare un'altra fetta? Chi sono io per impedirtelo? Prima o dopo la torta di queso dovete assaggiare anche il conetto di queso e acciuga. Guardate che figata! Il queso molto probabilmente è quello che utilizzano per fare la torta ed è super cremoso e grasso, buonissimo. Il conetto è croccante perché ovviamente ve lo fanno espresso. Insomma, il bocconcino finale per pulirsi la bocca. È una svrangata di formaggio che vi manda in cortocircuito le papille gustative. Meno male che c'è l'acciuga che dà un po' quello stacco salatino che secondo me ci sta. Merita. Che dire, anche questo posto, se venite a San Sebastian, non lo potete mancare. Ora, vorremmo dirvi quanto abbiamo pagato. Abbiamo dovuto litigare e abbiamo perso perché ci hanno tenuto a tutti i costi a offrirci la tarta de queso e il conetto, anche se non siamo in grado di dirvi quanto costa. Continua a essere un posto super raccomandato. Allora, abbiamo fatto tipo praticamente 10 metri a piedi e ci siamo spostati alla prossima tappa, che ovviamente è chiusa, quindi questo è un video di serrande abbassate e spazzatura. 5 minuti e entriamo anche qui dentro. Hanno aperto, mi sono già imbucato dentro per fare una breve carrellata dei pinchos che hanno esposti. Alcuni sono veri, alcuni sono finti. Tipo, sì, ci sono i pinchos finti, tipo i piatti in Giappone di plastica. Me ne sono accorto solo dopo. Comunque qui vanno forte, ci hanno detto, per le anchoas.
Quindi crostini di anchoas in tutti i modi. In italiano le acciughe, ragazzi, perché Franci dà per scontato che siamo tutti multilingua su questo canale. No, dovete imparare i termini, perché qua trovate tutto scritto in basco / spagnolo, quindi anchoas. Piccola tip, se non sapete l'inglese andate con l'italiano, che qua secondo me anche per loro è meglio, vi capiscono meglio. Una fazza, una razza. Lo sapevo che l'avresti detto. Sono così scontato nelle battute? Come dite, faccio sempre le stesse battute da 5 anni? Ho recuperato il menù con le foto, non si entra mai in un ristorante con le fotografie, ma secondo me qui ci possiamo fidare. Già in ammirazione. Ragazzi, che belle! Me le aspettavo innanzitutto più piccole, sono giganti, quindi già sono ben predisposto. Allora, ne abbiamo prese 4, ce n'erano 1000. Che cosa abbiamo preso? Dalla vostra sinistra o dalla mia destra? Le prime le abbiamo prese solo in versione acciuga sott'olio, tra l'altro guardate quanto sono cicciotte, quanto mi stanno simpatiche. Poi ne abbiamo preso una versione con una sorta di giardiniera sopra, una versione con un peperone o forse un peperoncino, adesso ve lo diremo non appena lo assaggiamo, che ha peraltro sia l'acciuga sott'olio che quella marinata. Last but not least ce n'è una versione con i frutti di bosco, che mi intriga parecchio. Dopo aver fatto un quarto d'ora di copertina che vi abbiamo risparmiato, direi che possiamo procedere. Io andrei nello stesso ordine in cui ve l'ho descritte, quindi partiamo dal classicone. Il mio primo pensiero è: quando mordete avete in bocca 50% pane e 50% acciughe, sono veramente grosse. E questa già è la prima figata. Andiamo di giardiniera, c'è un importante quantitativo di olio, è super fresco il boccone, l'acciuga acidina, la giardiniera pura, croccante, buonissimo. Ok, doppia acciuga marinata e sott'olio più peperone, peperoncino, adesso ve lo dico. Tanto per cominciare, mi piace molto l'accostamento dell'acciuga sott'olio, che è più salata rispetto a quella marinata, che invece è più acida. Quello sopra vi direi che è un pezzettino di peperone, molto piacevole anche questa. L'ultima, mi piaceva l'idea di abbinare l'acidità dell'acciuga marinata con i frutti di bosco. Vediamo se avevo ragione. Beh, l'ultima, la marmellata di frutti di bosco, quindi funge da dolce. È quasi più un dolce che un salato, perché la marmellata è tanta. Ci sta, in chiusura, ve la raccomando. Abbiamo speso 13,80, ogni singolo crostino con acciuga viene 2,80. Posto promosso. Perché non abbiamo portato il costume? È un buon tiratore. Si prepara per il tiro a giro. Proprio lui? Sciabolata incredibile! No vabbè, il guerriglia marketing definitivo per il canale. Ma perché non ci abbiamo pensato anche noi? Ci seguite su Instagram? Voi già ci seguite, no? Non è che devo scendere in spiaggia a fare un 17 metri per 20. È il caso? Allora, piccola digressione che mi sento di fare su un argomento che non c'entra una mazza con questo canale, come al mio solito. Parlando di spiaggia, questa è proprio la tipica spiaggia, quella che io preferisco più di tutte, la spiaggia libera, gigantesca. Scusate, ogni tanto devo guardare di non andare a sbattere contro la gente perché siamo in tanti. La spiaggia libera, gigantesca, che non finisce più né in largo e né in lungo, fine con un mare che in questo caso è l'oceano, che mi sembra anche abbastanza carino. Libera, senza niente, senza bagni, senza robe. Bello. Scrivetemi nei commenti quanto vi frega di quello che ho ancora detto. Dove? No, scriveteci nei commenti qual è il vostro tipo ideale di spiaggia. Creiamo interazione come Brava. fanno gli influencer bravi. Deve partire tutto un dibattito, una digressione nei commenti sui problemi delle spiagge italiane, su qual è il vostro archetipo di spiaggia preferito. Anzi, beccatevi anche questo time lapse della spiaggia. Bello? Probabilmente no. Utile? Sicuramente no. Ma serve a me, ragazzi, non è per voi. Serve per pulirmi la coscienza del fatto che compro l'action cam e poi non le uso. Funiculi? O funicular? Vi autorizzo a disiscrivervi dal canale dopo Ma questa sì, battuta. ma tanto si sono già tutti disiscritti quando parlavano della spiaggia. Voglio essere la prima. Come i bambini. Sì. Arriverà a destinazione? Continuate a guardare il video e lo scopriamo. Lui sceglie la sinistra, fortunatamente anche noi. Sulla cima del Mirador, Oltre a una vista notevole di San Sebastian, come d'altronde ci si aspetterebbe da un Mirador, c'è anche un parco giochi vintage dove ci sono delle montagne russe costruite intorno agli anni 20 ancora in attività. Vediamo se è vintage carino o vintage... una merda. Franci l'ha chiamata montagna russa,
Raga, un brucomela. Un brucomela vintage. Andiamo sul Burcomela. Ovviamente, però sono venuto fino a qua, non vado sul brucomela secondo te. E ci mettiamo per primi. Ma per forza. Inutile dire che Franci si è voluta sedere in prima fila e stava per litigare con dei bambini. Non è vero, non stavo litigando con Ma lo avresti fatto volentieri. Cioè, l'avevo totalmente sottovalutata. Brucomela non sei nessuno. Guarda che panorama pazzesco. Bello. No, fa anche paura. No. Più che quello, io guardo quello. Oh, porca Fa un po' paura, L'avevo presa un pochetto sotto gamba. È del 1928, ma Ci sapevano fare. c'era il bambino dietro di me che una volta è arrivato ha detto "And this is the scary stuff". Avrà avuto, non so, avrà avuto 6 anni. Tipo. Tra l'altro il trenino mi sentirei di dirvi, nel caso veniste, che anche la sicurezza è quella del 1928. Per carità non fa giri della morte, però in certi frangenti non ti senti proprio sicurissimo. Credo che ci sia anche la casa dei fantasmi. Ma io non so se me la sento, È concesso anche ai Gianni? Ecco, lui è più simpa, per esempio. Casa del terror. È proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Se lo dici tu. Paura, Io sono già spaventata dalla musichetta che c'è qui fuori. Vai, va. Salve. Sì, ma aspettati che adesso qualcosa spunta all'improvviso. Allora, non ho inquadrato dentro perché era troppo buio. Vi direi che non faceva paura. Ma no, è talmente creepy che un po' fa paura. E comunque, anche mi fossi cagato sotto, non lo vengo certo a dire su YouTube. E dopo il giretto alle giostre, annesso Pisolo e tutto il resto, primo appuntamento serale, forse anche l'unico, non lo so, Bordaberry. Sopa, risotto, oreja. Il risotto, il salmoreio, arrivo. Le posate, appena mi strillano l'oreia, vado a prendere anche quella. Ho famissima, ragazzi, lo so che non sono credibile, ma non vedo l'ora. Questa è una sfida Spagna-Italia. Bordaberry versus Giuseppe Iannotti. È una bomba. Faccio vincere l'Italia a prescindere. Anche perché sennò il buon Giuseppe non ci parla più. Però questo qua è buonissimo. È più scotto di quello di Giuseppe, però è bombona. Sì, è leggermente più scotto, ma raga, è delizioso. E qua si commentava, ma mi stavano fregando l'oreja. Questa è l'orecchia di maiale al chimichurri. Molto curioso di assaggiarla. Stavo dicendo, ragazzi, e con la scusa me lo finisco, è proprio il comfort food per eccellenza. Riso caldo, al gusto formaggino, questo assolutamente se venite qui va preso. Buono buono. Questa, ragazzi, in teoria è una delle parti più golose del maiale. Perché il maiale ha anche parti non golose. Sicuramente lunga cottura perché si scioglie in bocca, ma la parte interessante è questa qua, che è croccantina, tipo cotenna. No, vabbè, io lo dico, già non va fuori di testa. Diciamo che già alla parola lunga cottura mi avevi già convinto. Ora non so più cosa dire perché ho parlato troppo bene del risotto. Moltiplicate per 3. Scarpetta numero 2. Questo l'abbiamo già mangiato a Valencia. Acido, fresco, sa di pomodoro, super comfort food. Goloso, la nota acida è quella che come al solito ti fa venire voglia di andare avanti e ordinarne una vasata. Non mi batte né il maiale né il risotto, ma ragazzi è un altro piatto davvero molto buono. Questo posto con questa tripletta qua per me si sta già giudicando miglior posto di San Sebastian provato in questi giorni. Detto che poi noi non facciamo mai classifiche, però in questo momento la sto facendo. Inutile dire che se siete dei pro andate di pane. Bisogna un po' buttarsi. Un ravioli de cipiron en su tinta. Che vuol dire? Non lo so, mi ispirava, santo Google, ravioli di calamari con il loro nero. Guarda che lo apro, vedete? Eccolo qua. Ta-dan! È una sorta di besciamella al nero di seppia, molto goloso. Sono tornata con il risotto, che specifico sono i risoni, e lo chiamano kebab. Secondo me è una costina di maiale che farà innamorare Giano. Sei felice? Se venite a mangiare qua proprio volete vincere facile.
Che bomba anche questo. Questo posto devo dire 3 punti sopra tutti gli altri. Mi dispiace ma qua hanno una marcia in più. C'è una festa nel frattempo, non è che siamo nei peggior bar di Sì. San Sebastian. Napoli campione d'Italia. Detto questo, raga, lo dico, chi se ne frega, miglior posto provato fino adesso, e lo devo dire perché è il miglior posto a mani basse proprio. 30,50 € abbiamo speso. Se scopro che siete venuti a San Sebastian e non siete venuti in questo posto, poi non mi dite che non ve l'avevo detto. E quindi da questo tramonto bucolico che ormai ci siamo persi, noi ci auguriamo che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento. Sicuramente è stato di nostro gradimento. E adesso, se non vi dispiace, vado a surfare un paio d'ore. Tu vieni con me? Ma tu non sai surfare. Vieni con me? Vi ricordo di fare like, condividere, iscrivervi e ci vediamo al prossimo. Così, per una volta volevo, come dire, essere io l'artefice della chiusura della... No. Ciao ragazzi. Andrò a surfare veramente? O forse no?